Benvenuti su un nuovo video del canale. Oggi parleremo dei Fluffal. Fluffal? Fluffal? Vabbè, iniziamo benissimo. Archetipo di mostri per lo più fata, ma vedremo che la realtà è ben diversa. Nella descrizione troverete i timestamp per saltare le parti che poco vi interessano, oppure andare direttamente ai replay, decklist o a far vedere quanto questo video vi piace, condividendolo con qualcuno. I mostri Fluffal sono basati su giocattoli, o meglio, dei pucciosi peluche che sembrano carini ed innocenti. Infatti a guardarli sale semplicemente la glicemia tra orsetti, pinguini e topolini. L'archetipo però è collegato agli Imp Filo, che sono l'esatto opposto, mostri demone che sembrano composti da armi, lame ed addirittura dei Tomahawk. E quando un mostro Fluffal e Imp Filo vengono fusi, si dà vita a un terzo archetipo, il Pelliccia Spavento, mostri fusione che sono la versione corrotta ed oscura dei Fluffal, come se quei pucciosi peluche fossero posseduti da un Imp Filo che dona loro un aspetto estremamente più oscuro. Difatti gli imp nella mitologia britannica non sono che dei demoni di classe inferiore che devono legarsi agli oggetti come bottiglie, anelli e nel caso del mazzo forbici e peluche, che possono essere evocati come se fossero un famiglio su desiderio del padrone. Tendenzialmente erano dispettosi piuttosto che malvagi e potevano essere scacciati o neutralizzati con la musica. Ma ora analizziamo le carte ed iniziamo dai mostri Fluffal. I Fluffal, che sono concentrati per lo più sul riciclo e la ricerca di polimerizzazione. Il primo di tutti è Orso Fluffal, mostro terrafata con 1200 attacco e 800 difesa, che può essere scartato dalla mano per posizionare direttamente dal deck una carta fondamentale per il mazzo. Venditore di giocattoli. Inoltre può essere offerto come tributo se si trova sul terreno per aggiungere una polimerizzazione dal cimitero alla mano. È forse tra i mostri più utili del reparto Fluffal, anche se l'espressione ricorda quella di uno svuobro. Gatto Fluffal, mostro fata, 700 attacco e 300 difesa. Se viene utilizzato come materiale per un'evocazione tramite fusione, permette di riprendere in mano dal cimitero una carta polimerizzazione dal cimitero, che dire utile riciclo assoluto della carta appena utilizzata, e poi è un gatto peluche, quindi cioè cane Fluffal. Quando viene evocato special o normal dalla mano permette di aggiungere un imp filo di scimitarra, qualcuno inizia a stancarsi delle coccole, o un mostro Fluffal dal deck alla mano, eccetto il cane, ed una volta per turno cerchino ottimo, rende più rapide le evocazioni. Delfino Fluffal. La sua versione demoniaca è forse la mia preferita, permette di riciclare un venditore di giocattoli al cimitero ed in più rimbalza un Fluffal o Imp Filo di scimitarra dal cimitero nel deck se questa carta inoltre viene utilizzata come materiale per fusione, permette di mischiare una magia fusione o polimerizzazione bandita nel deck e poi ha 1600 di attacco. Ma come fa? Picchia col salvagente, che se ne fa un delfino di un salvagente? Poi ha più attacco di Wild Art eroe elementale, ma cos'è? Leone Fluffal, conosciuto anche come l'alternativo perché il suo effetto è totalmente differente dagli altri Fluffal. È un 1600 d'attacco che se attacca guadagno 500. Bravo Simba, distinguiti. PS. Simba in Swahili significa leone. E vai col trauma? Topo Fluffal. Durante la main phase permette di evocare dal deck altre sue due coppie. Broken Combo Extra Link GG Spam. No, la limitazione spiega che possiamo solo evocare mostri pelliccia spavento dall'extra deck per il resto del turno. Piova Fluffal. Una piovra con le ali sul cranio e solo per questo va giocata in per 5 in ogni mazzo. Se viene evocata specialmente o normalmente permette di prendere un imp filo o Fluffal dal cimitero ed aggiungerlo alla mano. Se invece viene utilizzata come materiale da fusione per un pelliccia a spavento permette al giocatore di scegliere due mostri banditi e riportarli nel cimitero. Gufo Fluffal. Fluffal? Se viene evocato normal o special dalla mano permette di aggiungere una polimerizzazione dal deck alla mano. Inoltre pagando 500 life points si trasforma lui stesso in una polimerizzazione, permettendo di usare mostri da terreno cimitero per una fusione pelliccia spavento. Pinguino Fluffal, cartissima dall'effetto favoloso, permette di evocare special dalla mano un altro Fluffal e se utilizzato come materiale per una vocazione fusione permette di pescare due carte e poi di scartarne una. Epifit è indispensabile al mazzo. Coniglio Fluffal, se utilizzato come materiale permette di recuperare un Fluffalo in filo di scimitarra dal cimitero e metterlo in mano. Pecora Fluffal, evocabile specialmente se si controlla un altro Fluffal, permette di imbalzare un Fluffal controllato in mano per evocare un imp filo dal cimitero o dalla mano. Ali Fluffal. Se in mano e noi controlliamo venditore di giocattoli sul terreno, possiamo bandire un Fluffal nel cimitero per pescare uno, mandare anche quel venditore di giocattoli al cimitero e pescare ancora. E come vedremo in seguito, venditore di giocattoli quando va al cimitero permette di cercare dal deck una carta scelta. In teoria questa carta fa fare un bel più 3.
in teoria. Patchwork Fluffal viene considerato come sostituto per ogni materiale necessario per l'evocazione di un mostro pelliccia spavento ed il suo nome è considerato sempre pelliccia spavento sul terreno, utile poiché una main combo del mazzo richiede un pelliccia spavento come materiale fusione. Iniziano però adesso le creepypasta, Impfilo o nome impossibile, Impfilo di pelliccia spavenoid. Tanti fluffal cuciti insieme viene considerato giustamente sempre un pelliccia spavento. Bandendo un mostro fusione pelliccia spavento che controlliamo o al cimitero ne copia attacco e difesa fino alla fine del turno, come se lo inglobasse dentro di sé. Orribile. Ci piace. Parliamo ora degli Impfilo, i mostri malvagi dell'archetipo. Dirò solo il nome dello strumento, altrimenti a ripetere Impfilo ogni volta mi ven voglia di sedermi sulla TV e guardare il divano. Catena. Mostro 1200 attacco, 800 difesa. Se dichiara un attacco permette di cercare una sua copia ed aggiungerla dal deck alla mano. Se invece viene mandato da mano terreno al cimitero permette di aggiungere un pelliccia spavento dal deck alla mano. Ottimo cerchino. Scimitarra. Ah, l'abbiamo citata così tanto sta carta. 1200 attacco, 800 difesa, demone. Se si trova al cimitero possiamo mettere una carta che abbiamo in mano in cima al deck ed evocarla in difesa. Ciò significa che finché sarà al cimitero ed avremo una carta in mano, potremo evocarla e far fusioni. Ovviamente l'effetto è una volta per turno. Impfilo Sega. A differenza del nome è molto forte, se evocata normal permette di mandare un fluffal dalla mano al cimitero per pescare 2 e poi mettere una carta dalla mano o in cima o in fondo al deck. Falce. Ah, Falce, quante partite ci ho vinto con Falce. Effetto rapido, attivabile durante il turno dell'avversario. Si può rivelare dalla mano per poi fare una fusione con mostri fluffal che si hanno in mano sul terreno. In più, se un mostro fusione pelliccia spavento sta per essere distrutto d'effetto in battaglia, possiamo bandirlo dal cimitero e salvarlo. Tomahawk. Scartando un Impfilo permette di infliggere 800 all'avversario, inoltre permette di mandare un Impfilo dal deck al cimitero e ne copierà il nome. Decisamente buona, anche se giocata raramente permette di riempire il cimitero di carte utili, che attiveranno il loro effetto. Vorrei tanto fosse finita qui, ed iniziare con i meravigliosi fusione, ma per citare un grande, non può essere tutto rose e fiori ma anche fango e porci, ragion per cui parleremo dei mostri pendulum del mazzo. Il primo è Impfilo mangiatore di cotone, effetto mostro, se evocato special infligge 200 per ogni pelliccia e spavento nel cimitero, effetto pendulum, tutti i mostri fusione guadagnano 300 di attacco, e quando un pelliccia spavento viene evocato tramite fusione si può pescare una carta. Angelo Fluffal. Si può offrire come tributo questa carta per scegliere un fusione pelliccia spavento al cimitero, scartare uno ed evocarlo special. L'effetto pendulum, una volta per turno può evocare special un mostro filo imp o fluffal dal cimitero. Padrone pelliccia spavento, livello 8, durante la main phase permette di evocare un mostro di archetipo dal deck, che sia fluffal, imp filo o pelliccia spavento, sceglierete voi. Si possono offrire 2 o più mostri demone con un livello per evocare dall'extra un mostro fusione pari alla somma di quei livelli. Esempio, tributate 2 livelli 4? Potrete evocare un livello 8, ma potrete evocare solo mostri pelliccia spavento. Ed ora che l'agonia è finita, finalmente le fusioni! Il primo è Orso Pelliccia Spavento, che richiede specificatamente l'orso e le forbici. Nell'artwork si nota che è rimasto un coccolone in cerca di abbracci, ma anche quelle forbici vogliono abbracciare forte, forte, forte. Quando questa carta distrugge un mostro avversario in battaglia e lo manda al cimitero, lo trasforma in una magia equipaggiamento che avrà come effetto: il mostro equipaggiato guadagna 1000 di attacco, rendendo il suo 2200 di attacco un 3200 di attacco, un 4200 di attacco, così via. Pecora Pelliccia Spavento richiede Impfilo di catena più un fluffal. Se combatte con l'avversario non potrà quest'ultimo attivare carte o effetti fino alla fine della damage step, come se fosse inorridito da sto coso. Inoltre, se l'avversario dovesse distruggerla e mandarla al cimitero, battaglio, effetto, la pecora si rievocherà più incazzata di prima, ottenendo 800 di attacco in più, diventando un inquietante 2800. Tigre, pelliccia spavento, Impfilo di scimitarra più uno o più di uno mostri fluffal, 1900 di attacco, 1200 di difesa. Quando viene evocata tramite fusione permette di distruggere carte sul terreno pari al numero di carte utilizzate per evocarlo. 3 mostri? Spaccherete 3 carte, 5 mostri, 5 carte, e così via.
Inoltre, tutti i mostri pelliccia spavento guadagneranno 300 di attacco per ogni mostro fluffal e pelliccia spavento controllato. Lupo, pelliccia spavento, imp filo di scimitarra più un mostro fluffal, anche più d'1. Mentre il tigrotto assassino distrugge le carte sul terreno, questa bestiolina da 2000 di attacco guadagna un attacco aggiuntivo per ogni materiale utilizzato per evocarlo. Dunque 5 materiali, 5 attacchi aggiuntivi. Denti a scimitarra pelliccia spavento, un mostro fusione pelliccia spavento ed uno più mostri fluffal o imp. Quando questo cucciolo da 2400 viene evocato, permette di evocare special un mostro pelliccia spavento al cimitero, compreso magari un mostro utilizzato come materiale per evocare lui. Pompa tutti i mostri pelliccia spavento sul terreno di 400 di attacco e se è stata evocata con 3 o più materiali non potrà essere distrutta in battaglia o da effetti. Ricordate per caso quel felice leone? Ecco, leone pelliccia spavento, un mostro fluffal più imp sega permette di distruggere un mostro avversario ed infliggere danni pari all'attacco originale del mostro distrutto. Immaginiamo ad esempio un bellissimo mago nero che verrà distrutto e ovviamente infliggerà 2500 danni all'avversario. Kraken, pelliccia spavento. Ah, quel piccolo esserino carino è diventato l'inferno. Come passa il tempo? 2200 di attacco, 3000 di difesa, un mostro imp ed uno fluffal generici. Una volta per turno potrete scegliere un mostro controllato dall'avversario e mandarlo al cimitero. Attenzione, non distruggerlo, mandarlo. Significa che gli effetti di carte che dicono quando distrutto in battaglia d'effetto non partono. Il Kraken inoltre attacca 2 volte ed alla fine si mette in difesa. Se non vi piace non so veramente che dirvi. Temerario pelliccia spavento, 3000 di attacco, 2200 di difesa, un mostro imp filo più un mostro fluffal. Quando distrugge un mostro in battaglia infligge 1000 all'avversario. Inoltre se l'avversario lo schioda dal terreno permette di infliggere 500 a lui per ogni mostro pelliccia spavento al cimitero. Un bel reparto Born che male non fa. Balena crudele pelliccia spavento, quel delfino sa come incazzarsi. 2600 di attacco, 2400 di difesa. Se evocata tramite fusione spacca una carta a scelta sul terreno di entrambi i giocatori. Inoltre ha un effetto rapido, permette di mandare un pelliccia spavento dall'extra deck o deck al cimitero per pompare un mostro a scelta della metà dell'attacco di quel mostro mandato lì. Effetto utile, ma più per riempire il cimitero di pellicce spavento, magari recuperabili con denti di scimitarra. Chimera pelliccia spavento, il carnevale degli incubi 2800-2000 richiede 3 mostri pelliccia spavento per essere evocato. Se combatte l'avversario non può attivare carte magia o effetti fino alla fine della damage e quando distrugge un mostro in battaglia e va al cimitero permette di evocarlo dalla propria parte dimezzandone l'attacco ed inoltre guadagna 300 per ogni mostro rubato da questo effetto. Infine incubeggiante pelliccia spavento pericoloso, 2000 di attacco, 3000 di difesa, un mostro imp filo più 2 mostri fluffal. Guadagna 300 di attacco per ogni mostro fatto demone al cimitero, ma soltanto durante il proprio turno. Quando questa carta spacca un mostro avversario permette di mandare mostri fluffal o imp dal deck al cimitero pari al livello di quel mostro. Quando l'avversario lo sceglie invece come bersaglio di effetti possiamo bandire un mostro pelliccia spavento dall'extra per annullarne l'effetto. Brava Annabelle, bambola assassina maledetta! Ed ora le magie, ed iniziamo dal venditore di giocattoli, carta magia continua che dobbiamo vedere il prima possibile sul terreno. Permette di scartare una carta imp, catena, parte in questo caso, e pescare uno. Se poi la carta pescata è un fluffal possiamo evocare special dalla mano un mostro, altrimenti bisogna scartare la carta presa. Se venditore di giocattoli inoltre va al cimitero, un imp filo di scimitarra o un fluffal potremmo aggiungere dal deck alla mano. Se ciò si fa in combo con ali fluffal, beh, si sbloccano mani ingiocabili con una sola mossa. Rinascita sutura, magia normale, si sceglie un mostro fluffo al cimitero oppure pelliccia spavento. Si evoca annullandone l'effetto. L'artwork mostra un piccolo leone che viene cucito e riparato. Altra magia continua è fabbrica pelliccia spavento. Possiamo bandire una polimerizzazione o fusione al cimitero per evocare dall'extra un mostro pelliccia spavento usando i materiali da mano o terreno. Se viene mandata al cimitero permette di recuperare una carta fusione pelliccia spavento bandita e metterla in mano. Raramente si vede giocare, ma nell'artwork si nota la trasformazione da dolce fluffal a demoni spargi incubi. Fusione pelliccia spavento, magia normale. Bandendo i mostri che ci servono da terreno o cimitero possiamo effettuare un'evocazione tramite fusione di ciò che ci serve. Santuario pelliccia spavento, magia continua, si può attivare scartando una carta dalla mano e mandando 2 mostri dall'extra al cimitero, ovviamente pelliccia spavento. Tutti i mostri controllati vengono considerati pelliccia spavento e, se viene mandata al cimitero, rimbalza un pelliccia spavento dal cimi all'extra,
Utile, ma non troppo. Patchwork pelliccia spavento, la seconda magia più utile del mazzo, dopo venditore di giocattoli ovviamente. Aggiunge un imp filo ed una polimerizzazione dal deck alla mano. Fusione assicurata, ovviamente effetto una volta per turno. Riparazione pelliccia spavento, magia normale permette di bersagliare un mostro pelliccia spavento. Fusione dal cimitero all'extra, fatto ciò si può evocare un mostro imp filo o fluffal dal cimitero. Inoltre questa carta si può bandire dal cimitero per evocare un fluffal o un imp special dalla mano. Nell'artwork si nota il nostro orso pelliccia spavento che è purificato con dei metodi un po' caserecci. Rinascita pelliccia spavento, carta magia normale, permette di evocare special dal cimitero un mostro pelliccia spavento durante la prossima main phase. Inoltre possiamo bandirla, questa carta ovviamente dal cimitero, per scegliere come bersaglio uno dei mostri fluffal o pelliccia spavento banditi e farlo ritornare al cimitero. Tra le carte trappola d'archetipo abbiamo Designer pelliccia spavento, trappola normale che evoca un mostro imp filo al cimitero e verrà così considerato un pelliccia spavento. Fosse stata una magia sarebbe stata decisamente più frizzante. Gru fluffal, trappola normale, quando uno o più mostri fluffal vengono distrutti da un attacco o da un effetto mentre sono scoperti e mandati al cimitero, possiamo scegliere una di quelle carte mostro e aggiungerla alla mano e pescare in più uno. Giara pelliccia spavento, trappola continua. Il suo nome viene considerato venditore di giocattoli mentre sul terreno al cimitero. Possiamo scartare una carta per pescare un'altra carta e se dovessimo pescare un imp filo potremmo distruggere una carta sul terreno, altrimenti mettere una carta dalla mano in cima o in fondo al mazzo. In più, quando viene mandata al cimitero possiamo dimezzare per un turno l'attacco di un mostro avversario. Fusione Valzer spaventoso, trappola normale che sceglie un mostro pelliccia spavento sul terreno ed uno fusione sul terreno dell'avversario e successivamente distrugge tutti i mostri evocati special sul terreno quanti possibile e successivamente entrambi i giocatori riceveranno danni pari alla somma di quegli attacchi. Non ne capisco molto il senso, sembra una carta utile solo negli anni bisestili delle Olimpiadi. Se avrete idee o se avete idee su come impiegarla scrivetelo nei commenti perché io non lo so. Marcia pelliccia spavento, quando viene attivata una carta o l'effetto di un mostro che bersaglia uno o più mostri pelliccia spavento possiamo annullare e distruggere quella carta. Essendo una controtrappola è anche buona, ma c'è di molto meglio. Permette inoltre, annullata la cosa, di mandare una pelliccia spavento controllato che era stato bersagliato al cimitero e di evocare specialmente un mostro fusione di livello 8 o superiore pelliccia spavento dall'extra, bandendolo però durante la prossima end phase. Come avrete notato il mazzo tende a vomitare mostri fusione in continuazione, ragion per cui polimerizzazione, recupera fusione, saggio delle fusioni, re delle paludi e qualsiasi altra carta che abbia fusione o polimerizzazione nel nome sinergizza con il deck. Essendo composto da mostri luce ed oscurità potrebbe venirvi la malsana idea di giocare un reparto caos, ma sinceramente non ne sento il bisogno. La versione dei replay è abbastanza budget, oltre a essere più pura possibile, e la grande varietà di carte che compongono questo meraviglioso raccapriccio permette di creare varie versioni, la Pendulum, l'OTK ed addirittura la Control Born. Di queste io preferisco la più aggressiva, che si basa sulla tigre che pulisce il terreno, e poi la denti a sciabola e magari un bel lupo che attacca 4 volte, che male a voi non fa. Una grande debolezza del mazzo è la capacità di finire le carte in mano facendo degli errori. I mostri indistruttibili da effetto o che hanno grassi punti sull'attacco sono un problema, ma nessuno vi vieta di giocare Fango Drago in extra e Super Poli inside o main. Inoltre, essendo un mazzo combo, una negazione al momento giusto potrebbe farvi perdere completamente il turno. Oh shit, here we go again.
Yeah, boy. Now that's a lot of damage! I'm about to end this man's whole career. NANI?! Come on, man! Fuck! 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 Oh! Ah! Challenge accepted.
Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete e soprattutto proponete il prossimo archetipo.